Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a introdurre una blockchain molto interessante. È un layer 1 incentrato, sviluppato e specializzato per la finanza decentralizzata, soprattutto per gli scambi. Sto parlando di Sei Network, dove la sua struttura è incentrata sugli order book on-chain. Ha già ottenuto parecchia attenzione, soprattutto da parte anche degli investitori di grosso calibro. Ma andiamo a vedere nel dettaglio del suo funzionamento, ovviamente dopo la sigla. Ma prima di ciò vi invito a supportare il mio lavoro con un'iscrizione al canale, lasciandomi un like per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube a diffondere questo contenuto, e se avete voglia di fare due chiacchiere insieme a noi è presente anche una community Telegram, lo trovate in descrizione al video. Pagina ufficiale di Sei, raggiungibile all'indirizzo seinetwork.io. Come accennato in apertura, Sei è la prima blockchain layer 1 specializzata e specifica per il trading decentralizzato, altamente scalabile, molto sicura, che punta a dare una spinta in più ai DEX che conosciamo abitualmente. Abbiamo alcuni dati: 600 millisecondi per finalizzare una transazione, 22.000 ordini al secondo riesce a gestire, oltre 500.000 transazioni nella testnet, con più di 30.000 utenti attivi per l'appunto nelle fasi di test. Passiamo un attimo alla rassegna dei partner. Abbiamo Multicoin Capital, ma soprattutto abbiamo Coinbase, GSR, Layer 0, la community enorme Yield Guild, Frax, SudoSwap, Flow Traders e tanti altri. Sei è costruito utilizzando Cosmos SDK e Tendermint Core, che è uno stack tecnologico che è stato testato da alcune delle catene più grandi che conosciamo. Ad oggi come riferimento di velocità e scalabilità, anche se con alcuni problemi, abbiamo Solana, e Sei punta, passatemi il termine, a non essere più l'Ethereum killer ma una Solana killer. Tutte queste ottimizzazioni consentono l'emergere di nuovi tipi di prodotti finanziari che si possono inserire in Sei, che vanno ad esempio dalle scommesse sportive dal vivo alle opzioni oppure ai future, integrando ovviamente anche una serie di oracoli. Per quanto riguarda il sistema di consenso, adotta il proof of stake. Ovviamente permette la creazione e lo sviluppo di dApp e si integra completamente anche con le applicazioni di Cosmos. È stata creata da ex lavoratori, da ex dipendenti dell'exchange Robinhood e Goldman Sachs ed ex sviluppatori di Cosmos. Grazie agli smart contract sviluppati da Sei sarà possibile inviare più ordini in un'unica transazione e il sistema di match in parallelo permetterà di operare addirittura su più mercati contemporaneamente, con il suo obiettivo principale di ottimizzare il trading per gli applicativi DeFi per i DEX. Sei punta a dare quella spinta, quella marcia in più che stava mancando ad oggi nel settore della finanza decentralizzata. Inoltre dovrà essere resa disponibile anche per altre blockchain, infatti sta anche sviluppando la compatibilità con l'Ethereum Virtual Machine, la compatibilità con la Solana Virtual Machine e tanti altri. Sei è già lanciato e raggiunto dei round di finanziamenti importanti in vista del lancio della mainnet, con dei venture capital molto importanti come ad esempio Coinbase Venture. Inoltre ha stanziato e bloccato 50 milioni di dollari per andare a supportare gli sviluppatori che vorranno lavorare e integrare applicazioni sul suo ecosistema. E attualmente ci sono oltre 50 sviluppatori provenienti da team di Solana, Polkadot, Terra, Nial, che sono già al lavoro per sviluppare e supportare Sei Network. Nel momento in cui verrà lanciata la mainnet ci saranno già oltre 20 dApp disponibili al suo utilizzo. Per quanto riguarda la community, su Twitter conta oltre 50.000 utenti, su Telegram un pochino meno, ci sono 5.628 membri attivi nel momento in cui sto registrando il video. Quindi occhi puntati su questo nuovo Layer 1. Questo Nasdaq decentralizzato potrà dare veramente una miglioria per quanto riguarda gli scambi on-chain, velocità con la sua scalabilità e grazie a tutta una serie di oracoli, riducendo al minimo l'errore e il timing di prezzo tra i vari protocolli e tra i vari asset.
Bene, anche per oggi siamo arrivati alla fine di questo contenuto, sperando di avervi fatto piacere e di avervi dato un contenuto costruttivo e informativo. Vi invito, come ho fatto in apertura, a supportare il mio lavoro con un'iscrizione al canale, attivando la campanellina e lasciandomi un like. Vi rinnovo i miei saluti, i miei ringraziamenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!